Adesso, fermati un attimo e chiediti, hai mai avuto quella sensazione che la tua mente non riesca a spegnersi su qualcuno? Come se, anche quando cerchi di concentrarti su altre cose, quella persona fosse lì, invadendo i tuoi pensieri? Forse un ex che ha lasciato cicatrici o quella passione che sembra impossibile da raggiungere. È estenuante, vero? Questo ciclo di ossessione emotiva può prosciugare la tua energia, seppellire la tua autostima e trasformare momenti semplici in un campo di battaglia interiore. Ma, e se ti dicessi che c'è una via d'uscita? Che hai il potere di trasformare tutto questo in una forza, invece che in una prigione emotiva? Ti sembra impossibile? O forse, è esattamente ciò di cui hai bisogno ora? Benvenuta su Emozioni e Connessioni, lo spazio in cui esploriamo i segreti del cuore umano e sveliamo le connessioni che ci definiscono. Oggi abbiamo preparato qualcosa di speciale per te, intraprendiamo insieme un viaggio. Non solo per capire perché succede, ma per trovare le chiavi che possono liberare la tua mente, guarire le tue ferite e aiutarti a riscoprire quella luce che è sempre stata dentro di te. E sai una cosa? Non sei sola. Ogni passo che faremo qui è pensato per te perché meriti molto di più che vivere legata a qualcuno che non è presente. Ti sei mai fermata a chiederti perché questa persona occupa così tanto spazio nei tuoi pensieri? Cosa, esattamente, fa sembrare impossibile dimenticarla? Spesso, la risposta non sta nella persona stessa, ma in ciò che proiettiamo su di lei. Pensaci bene, quanto di questa ossessione riguarda chi è davvero questa persona, e quanto riguarda ciò che ti aspetti o desideri che essa sia. Stai forse idealizzando un ruolo che quella persona non ha mai chiesto di interpretare? La mente umana ha un talento curioso, crea storie. Storie su come quella persona sia perfetta, su come potrebbe colmare un vuoto, o su come la tua vita sarebbe magica al suo fianco. Ma ecco una verità difficile. Queste storie, per quanto convincenti possano sembrare, potrebbero essere solo questo, o storie. E se iniziassi a mettere in discussione? Chi è davvero questa persona? Quali sono i difetti che potresti ignorare? Stai vedendo tutto con chiarezza o stai usando lenti distorte dalla tua stessa necessità di appartenenza o validazione? Riconoscere questo può sembrare scomodo all'inizio, ma è liberatorio. Perché? Più separi la realtà dall'idealizzazione, più ti avvicini a liberare la tua mente. Quindi, ti chiedo, sei pronta a cominciare a vedere le cose per come sono realmente? Ecco qualcosa di ancora più profondo su cui riflettere. Cosa stai cercando esattamente nel momento in cui idealizzi questa persona? È sicurezza, amore, o forse un senso di completezza? Spesso, l'ossessione riguarda meno l'altra persona e più ciò che pensiamo che essa possa offrirci. Ma ecco un punto cruciale, nessun altro essere umano ha il potere di colmare quei vuoti che solo tu puoi colmare dentro di te. Quando inizi a vedere questo, capisci che l'ossessione è un indizio, non sulla persona, ma su qualcosa che devi guarire o sviluppare dentro di te stessa. Ed è in quel momento che inizia la vera trasformazione. Siamo onesti, cosa ti tiene legata a questa persona? È qualcosa che ha fatto, qualcosa che ha detto, o forse è solo l'idea di chi credi che sia? Ora, scava più a fondo. Chiediti, cosa stai realmente cercando qui? È il suo amore, o la sensazione di essere amata? Spesso, l'ossessione è come un eco dei nostri bisogni non soddisfatti. Ti senti vista? Apprezzata? Amata per chi sei veramente? O, forse, nel profondo, stai cercando di provare qualcosa, forse a te stessa, forse al mondo, aggrappandoti a questa persona? E se questa ossessione non riguardasse lei ma riguardasse te? Una ricerca di appartenenza, accettazione, o forse una convalida che sei abbastanza? Questi bisogni sono reali, e ignorarli li fa gridare ancora più forte. Ma ecco il segreto, nessun'altra persona può risolvere questo per te. Allora, che ne dici di cominciare a riempire questi spazi dall'interno verso l'esterno? Pensa a ciò che fa vibrare il tuo cuore, a ciò che ti fa sentire completa, e inizia a investire in questo. Perché più ti connetti con te stessa,
meno sentirai il bisogno di perderti in qualcuno che non è realmente presente. E sai qual è la cosa più trasformativa in questo processo? Quando cominci a guardare dentro di te, ti accorgi che ciò che stai cercando disperatamente in un'altra persona può essere trovato e costruito da te stessa. L'amore che vuoi sentire, la convalida che tanto desideri, la sensazione di appartenenza o tutto questo può iniziare dentro di te. Ti sembra un cliché? Forse. Ma è anche liberatorio. Perché quando smetti di aspettare che qualcuno ti completi, scopri il potere di essere intera da sola. Ma non si tratta di negare i tuoi bisogni o fingere che non esistano. Si tratta di onorarli, capirli e trovare modi sani per soddisfarli. Pensa a questo, cosa puoi fare oggi, adesso, per sentirti più connessa con chi sei? Può essere qualcosa di piccolo, come prendersi un momento per respirare e ascoltarti, o qualcosa di più grande, come iniziare un progetto o esplorare un sogno che hai sempre messo da parte. L'importante è ricordare che, più ti fortifichi, meno dipendente sarai da qualcuno per validarti. E lì, mia amica, diventi invincibile. Quante volte hai ripetuto, anche solo a te stessa, frasi come ho bisogno di lui per essere felice o senza questa persona, nulla ha senso Ora, fermati e pensa, queste parole sono veramente vere, o sono solo storie che la tua mente ha raccontato così tante volte che sono diventate realtà? La mente è potente, ma può anche essere subdola. Se alimenti una narrativa di dipendenza, finisci per crederci. Ma qui c'è una buona notizia. Hai il potere di riscrivere questa storia. E questa nuova versione potrebbe essere molto più empoderante. Immagina di dire, io sono completa. La mia felicità non dipende da nessuno, ma dalla relazione che ho con me stessa. Come ti suona? All'inizio potrebbe sembrare strano, forse addirittura lontano. Ma più affermi queste parole, più la tua mente comincerà a crederci. E quando succede, la magia inizia. Perché smetti di cercare negli altri ciò che è sempre stato dentro di te. Allora, che ne dici di una sfida? Ogni volta che la tua mente crea un pensiero ossessivo, sostituiscilo con una verità che ti rafforzi. Cambia non posso vivere senza di lui con merito un amore che mi faccia stare bene. Cambia non sono abbastanza buona con sono forte, capace e piena di valore. Poco alla volta, queste nuove narrazioni non saranno solo frasi. Diventeranno parte di chi sei. E qui c'è qualcosa di ancora più potente, riscrivendo queste storie, non stai solo cambiando le parole. Stai modellando il modo in cui vedi te stessa e il mondo intorno a te. Ogni volta che scegli una narrativa positiva, stai allenando la tua mente a dare priorità alla tua felicità, al tuo valore. E questo non è egoismo, è autocura. Quando ti metti al centro della tua storia, scopri che non hai bisogno di qualcuno per completarla. Sei la protagonista, l'eroina, la forza che muove tutto. Allora, perché continuare a vivere come una comparsa nel racconto di qualcun altro? E, prima di continuare, ti sei già iscritta al canale? Se ti sta piacendo questo contenuto e credi che possa esserti utile, iscriviti ora a Remozioni e Connessioni. In questo modo, non perderai nessun nuovo video che ti aiuterà a connetterti di più con te stessa e con gli altri. Andiamo insieme in questo viaggio. Quante volte hai aperto i social solo per sbirciare la vita di quella persona? Un click qui, una foto là, e, improvvisamente, ti trovi intrappolata in un labirinto emotivo che sembra non avere fine. E sai qual è la parte peggiore? Ogni sguardo, ogni messaggio vecchio rivisitato, è come aggiungere legna al fuoco dell'ossessione. Quindi, dimmi, vuoi davvero continuare a nutrire tutto questo? Ora immagina il contrario. Immagina di aprire il tuo cellulare e, invece di essere ricordata di qualcuno che non è più presente, trovare spazio per te. Per i tuoi interessi, per le tue passioni, per la tua vita. Sembra liberatorio, vero?
Ecco il potere di una disintossicazione digitale. Ma non si tratta solo di cancellare foto o bloccare profili. Si tratta di creare un limite tra te e i ricordi che ti riportano indietro. Si tratta di decidere che la tua energia non sarà più consumata dal passato. E sì, all'inizio potrebbe essere difficile. Ti sembrerà che manchi qualcosa. Ma ogni giorno che passa, quel vuoto sarà riempito da qualcosa di nuovo, qualcosa che hai scelto per te stessa. E non fermarti al digitale. Fai anche una disintossicazione emotiva. Chiediti, quali abitudini o schemi ti stanno trattenendo? Quali luoghi, musiche o anche profumi ti riportano a quella sofferenza? Sostituiscili. Esplora nuovi hobby, scopri nuova musica, prova attività che risvegliano la tua curiosità. Più ti connetti con nuove esperienze, meno spazio c'è per ciò che ti imprigiona. Hai notato come spesso sia proprio l'atto di rivivere questi ricordi che ci tiene intrappolati in un ciclo infinito di dolore e aspettativa? Ogni notifica, ogni vecchia foto, sembra riportarci in un luogo di incertezze e se. Quello che devi capire è che, finché continui ad aggrapparti a ciò che è già stato, stai impedendo a nuove esperienze, più leggere e arricchenti, di entrare nella tua vita. Una disintossicazione digitale non è solo una pausa. È un atto di cura di sé. È un momento per liberare l'ossessione, l'ansia e permettere alla tua mente di respirare. Hai il diritto di creare nuovi spazi per la felicità, di scegliere ciò che ti fa bene e di permetterti di vivere nel presente. Allora, perché non cominciare a darti questa possibilità? Hai mai pensato a come la luce che cerchi fuori di te possa essere già dentro di te, pronta per essere scoperta? Spesso, passiamo così tanto tempo cercando qualcosa o qualcuno che ci completi, che dimentichiamo quanto siamo potenti e capaci di accendere la nostra fiamma. E se la chiave per sentirti completa e potente non fosse nelle mani di qualcun altro, ma nelle tue azioni? Che ne dici di iniziare con qualcosa di semplice? Qualcosa che ti faccia sentire viva, forte, connessa con te stessa. Cosa ti entusiasma? Quali sono quelle attività che fanno battere più forte il tuo cuore, che ti ricordano il tuo potere? Forse è la danza, la scrittura, o magari tornare a quel hobby che hai abbandonato per mancanza di tempo. O forse quell'esercizio che hai sempre voluto iniziare, ma non hai mai avuto il coraggio di fare. Cosa stai aspettando per fare quel primo passo? Perché, sai, ogni volta che ti dedichi a qualcosa che ti fa stare bene, la fiducia in te stessa cresce. Non si tratta di essere perfette, ma di permetterti di brillare al tuo ritmo. E ogni piccola azione che intraprendi verso qualcosa che ti potenzia è un promemoria che sei abbastanza, esattamente come sei. Allora, da dove inizi? Qual è la prossima cosa che farai per accendere la tua luce? Immagina il potere che deriva dal semplice fatto di investire in te stessa. Quando ti dedichi a qualcosa che risveglia la tua passione, che sia imparare una nuova abilità, praticare uno sport o anche scoprire nuovi talenti, non stai solo occupando il tuo tempo, stai rafforzando la tua identità. Cominci a renderti conto che puoi essere la tua fonte di energia, la tua fonte di felicità. La fiducia non arriva dall'aspettare che gli altri vedano il tuo valore, arriva da te, riconoscendo e nutrendo quel valore ogni giorno. E quando costruisci la tua luce, non importa cosa accada intorno a te, diventi la forza che illumina il tuo cammino. Ti sei mai trovata a cercare di controllare tutto? Ogni dettaglio, ogni risposta, ogni reazione? La sensazione che, se non sei al comando, qualcosa ti sfuggirà e si perderà per sempre. Ma e se ti dicessi che il vero potere sta proprio nell'asterisco lasciare andare asterisco? Che accettare che non tutto è sotto il tuo controllo potrebbe essere la chiave per trovare la pace che cerchi. Sì, hai letto bene, accettare. Non si tratta di arrendersi o rassegnarsi, ma di capire che alcune cose sono semplicemente incontrollabili. Alcune domande potrebbero non avere mai una risposta, alcune situazioni potrebbero non risolversi mai come ti aspetti. E va bene così. Quando finalmente molli il controllo, inizi a vivere nel presente, senza portare il peso del futuro o il fardello di ciò che non può essere cambiato.
Concentrarsi sul presente è liberatorio. Ogni momento è un'opportunità per trovare la pace, per fare un respiro profondo e ricordarti che hai tutto ciò di cui hai bisogno dentro di te. Cosa succederà domani? Forse non lo sai. Cosa sta succedendo adesso? Questo, puoi controllarlo. E mentre ti abbandoni al flusso del momento presente, liberi non solo l'ossessione, ma anche la paura, l'ansia e la necessità di avere una risposta per ogni cosa. Diventi più leggera, più libera, più connessa con te stessa. A volte, l'ansia nasce dal cercare di indovinare il futuro, dal voler pianificare ogni passo e prevedere ogni risposta. Ma, alla fine, la vita ha un modo unico di svilupparsi, spesso in modi che non immaginiamo. Il distacco consapevole è questo atto di fiducia, credere che, anche senza avere tutte le risposte, sei esattamente dove devi essere. Lasciando andare le aspettative rigide, ti apri all'inaspettato, a ciò che la vita ha da offrirti nel momento. E accettando questo, scopri una pace che va ben oltre il controllo, trovi un posto dentro di te dove l'accettazione non è rassegnazione, ma una scelta attiva di vivere pienamente nel presente, senza paura di ciò che verrà. Chi c'è intorno a te? Ti sei mai fermata a pensare all'energia che le persone nella tua vita stanno portando? A volte, ci concentriamo così tanto sulle relazioni che non ci fanno bene che dimentichiamo il potere trasformante di una rete di supporto genuina. E se ti dicessi che il semplice atto di stare accanto a persone che ti sollevano, che condividono esperienze simili e ti comprendono, potrebbe essere il carburante di cui hai bisogno per andare avanti? È difficile uscire da un ciclo di ossessione da sole. A volte, tutto ciò che ti serve è un orecchio amico, un abbraccio caloroso o una conversazione profonda che ti ricordi quanto sei forte e capace. La connessione genuina ha il potere di guarire, di trasformare la solitudine in forza e il dubbio in fiducia. Quando ti circondi di persone che ti supportano, scambi l'ossessione per empatia, per comprensione. Ecco il segreto, l'energia positiva non viene dall'aspettare che gli altri risolvano il tuo dolore, ma dal permetterti di stare con chi ti fa bene. Chi ti ascolta, che condivide risate, che ti fa vedere il meglio di te stessa, specialmente nei momenti più difficili. E se ora non hai questa rete intorno a te, cercala. Gruppi di donne, amicizie che condividono gli stessi sogni e sfide, ambienti dove puoi essere te stessa, senza giudizi. Questa connessione ti darà la forza per lasciare andare ciò che non ti serve e ti aiuterà a camminare con più leggerezza, con più fiducia. A volte, crediamo di dover portare il peso del mondo da sole, che il nostro cammino sia qualcosa di solitario. Ma la verità è che la forza sta nella collettività, nel supporto reciproco. Quando ti permetti di circondarti di persone che capiscono il tuo dolore, le tue sfide e le tue conquiste, ti rendi conto che non sei sola in questo percorso. Ciò che sembrava un peso enorme diventa più leggero, perché hai accanto persone che ti danno forza, che ti ispirano e ti aiutano a guardarti con più affetto e compassione. E questo non significa che tu debba dipendere da qualcuno per la tua felicità, ma riconoscere che, quando sei in buona compagnia, la vita ha più colore, più significato. L'energia positiva che arriva da queste connessioni genuine trasforma non solo il tuo momento presente, ma ti prepara anche per un futuro più luminoso e pieno di possibilità. Quanto tempo dedichi a te stessa ogni giorno? A volte siamo così concentrate sugli altri, sulle responsabilità, sul lavoro, nelle relazioni, che dimentichiamo ciò che davvero ci nutre, la cura di sé. E se ti dicessi che il segreto per liberare la tua mente dalle ossessioni e dai pensieri che ti imprigionano sta nel semplice atto di investire su te stessa? Prendersi cura di sé ogni giorno, non come un compito, ma come un regalo. E, quando inizi a creare questo rituale di cura, accade qualcosa di magico. Immagina di iniziare la tua giornata con un momento tutto per te. Potrebbe essere una meditazione tranquilla, una passeggiata all'aperto o anche una tazza di tè mentre leggi un libro. Si tratta di riconnettersi con la propria essenza, di dare alla tua mente, al tuo corpo e alla tua anima ciò di cui hanno veramente bisogno per fiorire. Non è un lusso, è una necessità. Perché più ti prendi cura di te stessa, più ti accorgi che la tua energia si trasforma.
l'amore per te stessa diventa un'abitudine, e con essa diventi più forte, più sicura e più capace di liberarti dalle ossessioni che non ti servono. Investendo su te stessa, crei una base solida, una fortezza interna, dove le incertezze e le paure non hanno posto. E, con il tempo, diventa chiaro, quando ti ami veramente, non c'è più spazio per l'ossessione verso qualcuno o qualcosa che non contribuisce alla tua crescita. Diventi la priorità della tua vita, e questo è ciò che fa davvero la differenza. Ora, immagina per un momento l'impatto di una cura di sé costante, che va oltre il superficiale. Non si tratta solo di prendersi cura del corpo, ma anche della mente e dell'anima. Si tratta di dare a te stessa il tempo per elaborare i sentimenti, per trovare equilibrio tra ciò che senti e ciò che desideri. Investendo ogni giorno in te stessa, inizi a costruire un'energia che riflette pace, autostima e chiarezza. Ogni atto di amore per te stessa, per quanto piccolo, è un passo verso la libertà emotiva. Ed è in questo spazio di cura e attenzione che inizi a percepire veramente, non hai bisogno di nient'altro se non della tua stessa energia per essere felice. Più ti nutri, più i fantasmi dell'ossessione si dissipano, e ti fortifichi, piena di luce e di scopo. Ti sei mai fermata a pensare che smettere di ossessionarti non significa dimenticare qualcuno, né cancellare i ricordi che hanno segnato la tua vita? È qualcosa di molto più grande. Si tratta di recuperare la tua libertà emotiva, di ritrovare il tuo splendore, quello che non avrebbe mai dovuto essere offuscato. Non si tratta dell'altro. Si tratta di te. Sei forte, sei completa e meriti un amore che sia leggero, che sia reciproco. Un amore che non ti imprigioni, ma che ti liberi. E sai una cosa? Hai il potere di iniziare a costruire una vita in cui la tua felicità è la priorità. La vera libertà arriva quando ti metti al primo posto, quando la tua pace interiore è ciò che conta. Ora, voglio sapere da te, cosa ne pensi di questo video? Conoscevi queste strategie? Quali di queste hai già applicato nella tua vita? O magari hai una storia da condividere sulle tue esperienze con le relazioni? Raccontaci nei commenti. E se ti è piaciuto questo contenuto, non dimenticare di iscriverti al nostro canale Emozioni e Connessioni, per altri video come questo. Siamo insieme in questo percorso di autoscoperta e connessione. Ci vediamo nel prossimo video.